Riprendiamo la nostra panoramica con Military Madness, sviluppato e pubblicato da Hudson nel 1989. Nel TurboGrafx Mini potete trovarlo sia nella versione occidentale che in quella giapponese, sotto il nome di Nectaris. Si tratta di uno strategico a turni che non potrà assolutamente fare a meno di ricordarvi la saga di Advance Wars. Così come nel brillante titolo per Game Boy Advance, ci troveremo al comando di una crescente gamma di unità dotate di debolezze e punti di forza unici, come in una versione in grande scala di sasso, carta e forbici. Anche qui troveremo un sistema di bonus e malus a seconda del tipo di terreno occupato dalle nostre unità e la presenza di città, fabbriche o altre strutture da conquistare. Military Madness presenta inoltre una modalità multiplayer, un comodo sistema di password ed un manuale all'interno del gioco stesso, che è possibile consultare per familiarizzare con le meccaniche più complesse. Grazie, ora è tutto molto più chiaro. A parte per lo scorrimento delle mappe più vaste, che è un po' troppo lento e blocca fastidiosamente la musica, Military Madness è un titolo praticamente impeccabile, una vera e propria droga. A testimoniarlo vi è il fatto che, quando ho iniziato a registrare, avevo intenzione di giocarci solo mezz'ora, ma alla fine sono rimasto incollato allo schermo per ben 3 ore. Motoroder è un gioco di corse con visuale dall'alto creato da NCS e rilasciato nel 1989 da Masaya Games ed NEC. Il primo impatto con questo titolo è abbastanza promettente, grazie ad una vivace colonna sonora e ad una discreta presentazione grafica. In particolare, considero un tocco molto carino l'introduzione di un drone che prima di ogni corsa ci darà una panoramica del tracciato, come in un warm-up. Analogamente ad altri titoli di allora, come Super Off-Road, alla fine di ogni corsa Motoroder premia il giocatore con una somma di denaro dipendente dalla posizione d'arrivo, che è possibile spendere tra una gara e l'altra per migliorare il proprio veicolo e acquistare armi. Tuttavia, spesso l'implementazione di tali potenziamenti non risulta affatto ben bilanciato. Già a partire dalle prime gare si inizierà infatti ad avere sempre la sensazione di guidare un veicolo troppo lento rispetto a quello degli avversari. Anche le gare in sé non sono ben bilanciate. Quando un partecipante rimane troppo indietro e finisce fuori dallo schermo, il gioco lo rispinge in mezzo agli altri, se non più avanti. In questo modo non importa quanto si corra bene durante la gara, l'unica cosa che conta è lo sprint finale. Per questi motivi, Motoroder non può essere considerato un buon gioco di corse, né una buona scelta per l'introduzione nel PC Engine Mini. Sicuramente sarebbe stato preferibile includere uno dei due seguiti, ossia Motoroder 2 e Motoroder MC. Passiamo a Newtopia, titolo creato da Hudson e rilasciato in collaborazione con NEC tra il 1989 e il 1990. Già da una prima occhiata risulta evidente che questo gioco d'avventura rappresenti la risposta di Hudson Soft al successo di The Legend of Zelda, da cui attinge palesemente le meccaniche di gioco. Tuttavia, non è il caso di farsi condizionare dalla scarsa originalità alla base di Newtopia. Il titolo infatti presenta una realizzazione che gli permette di non avere assolutamente nulla da invidiare al celebre gioco di casa Nintendo, sia per quanto riguarda ovviamente il comparto grafico che per il gameplay. Nella fattispecie, il principale vantaggio di Newtopia rispetto a Zelda consiste nella sua natura meno criptica, che risparmia al giocatore la frustrante necessità di cercare passaggi segreti senza alcuna indicazione. Infatti, le zone che possiamo distruggere con delle bombe sono contrassegnate da crepe ben visibili, ed inoltre è possibile contare sui suggerimenti di numerosi personaggi non giocanti. Così come in The Legend of Zelda, infine, in Newtopia il giocatore può fare affidamento sul supporto di password e, qualora possieda un TurboGrafx CD, di un sistema di salvataggio sulla console. Nel 1991 in Giappone e nel 1992 in Nord America, Newtopia vide la pubblicazione di un sequel. Nel TurboGrafx Mini, entrambi i titoli sono presenti sia nella versione americana che in quella nipponica, anche se per noi occidentali non ha molto senso giocare a quest'ultima. In Newtopia 2, il giocatore veste i panni del figlio dell'eroe del primo capitolo, Jasita, alla ricerca proprio del padre scomparso.
Il titolo ripropone una formula praticamente identica a quella del prequel. Anche qui l'aspetto grafico è tutto sommato gradevole, seppur non strabiliante. Ciò che è migliorato notevolmente invece è la qualità delle tracce musicali. Tuttavia, sfortunatamente, in alcune occasioni ci si sposta troppo velocemente da una schermata all'altra e la continua interruzione delle musiche che ne consegue può risultare fastidiosa. In generale, però, entrambi i capitoli della saga di Newtopia rappresentano due tra i più riusciti cloni di Zelda, dei veri must per gli appassionati del genere, ed è una vera fortuna che nel TurboGrafx Mini siano stati inclusi entrambi. A seguire abbiamo New Adventure Island, conosciuto in Giappone come Takahashi Meijin no Shin Boukenjima. Sviluppato e pubblicato da Hudson Soft nel 1992, questo platform a scorrimento orizzontale rappresenta il quarto capitolo della popolare serie di Adventure Island e fa parte dei primi 6 titoli annunciati insieme al TurboGrafx Mini. A parte per il rivoluzionato aspetto grafico, il gioco presenta caratteristiche estremamente simili a quelle dei predecessori apparsi sul NES, inclusa la continua deplezione della salute del protagonista, da ripristinare costantemente con la raccolta di frutta. Il gameplay di New Adventure Island risulta semplice e divertente, anche se abituarsi al fatto che per correre ed attaccare si usi lo stesso tasto, il 2, richiede un po' di tempo. Così come in Bonk's Revenge, anche qui spesso capita che dei nemici appaiano troppo repentinamente, ma qui il peso di ciò viene mitigato dalla presenza di un numero illimitato di continui, che concede al giocatore tutto il tempo necessario a memorizzare la struttura dei livelli e adattarsi. In definitiva, si può assolutamente affermare che New Adventure Island faccia parte di quel nucleo di giochi che non poteva assolutamente mancare nella libreria del PC Engine Mini. Ninja Spirit, noto in Giappone come Saigon no Nindo, è un action platformer per cabinato creato da Irem nel 1988, la cui conversione per TurboGrafx 16 fu pubblicata nel 1990. Così come New Adventure Island, anche Ninja Spirit è uno dei 6 componenti della line-up iniziale del PC Engine Mini. Questo gioco, nonostante una realizzazione tecnica probabilmente un po' primitiva per l'anno della sua pubblicazione, è giustamente considerato uno dei migliori del parco titoli del TurboGrafx. In questa versione sono presenti 2 modalità di gioco. Quella PC Engine consente al giocatore di subire fino a 4 colpi prima di perdere una vita, mentre in quella arcade ogni singolo colpo subito provoca la morte istantanea. Come nel più famoso Ninja Gaiden, vestiremo i panni di un ninja intento a vendicare la morte del padre. Sin dall'inizio, egli può contare sull'utilizzo di 4 tipi diversi di armi, la cui scelta corretta in base al tipo di situazione risulta la chiave principale per proseguire nel gioco. Ognuno dei 7 stage sarà infatti stracolmo di nemici e ostacoli a complicarci la vita, rendendo il livello di sfida piuttosto alto. Il gameplay di Ninja Spirit, per quanto risulti frenetico e avvincente, non è privo di sbavature. Innanzitutto, all'inizio risulta un po' complicato padroneggiare il salto del protagonista. In secondo luogo, alcuni tipi di armi risultano molto meno utili di altri, e nonostante abbia completato il gioco, non ho praticamente mai avuto bisogno di impiegarli. Inoltre, se si conoscono i pattern dei boss, le battaglie finiscono per durare pochissimi secondi. Infine, vi è la presenza di una sezione piuttosto frustrante nell'ultimo stage, in cui dovremo lanciarci da un precipizio evitando una folla di nemici che ci uccideranno in un colpo solo. A tal proposito, però, la presenza di continui infiniti allevierà notevolmente il peso della frustrazione. E, a prescindere dalle sue pecche, Ninja Spirit rimane un titolo estremamente appagante, cui consiglio caldamente di dare un'occhiata. Il prossimo gioco nella nostra lista è Parasol Stars, The Story of Bubble Bubble 3, puzzle platformer sviluppato da Taito e rilasciato in Nord America da Working Designs nel 1991. Nonostante sostanziali differenze nella giocabilità, si tratta del seguito del celebre Rainbow Islands,
e così come il suo predecessore, anche Parasol Stars contiene la sua sana quota di plagio musicale. Per quanto riguarda il gameplay, la più immediata differenza tra Parasol Stars e Rainbow Islands consiste nel fatto che questo seguito non presenta livelli a scorrimento verticale, bensì a schermata fissa o con una piccola dose di scorrimento orizzontale. Il nostro protagonista, Bub, non sarà più in grado di sparare arcobaleni su cui saltare, ma potrà utilizzare il suo ombrello per lanciare nemici e proiettili di natura elementale contro gli altri avversari. Alla fine di ciascuno degli 8 mondi di gioco, Bub si troverà infine ad affrontare un boss. L'aspetto visivo di Parasol Stars, sebbene non particolarmente definito, risulta molto colorato e pieno di vita, con una notevole varietà di nemici. A calzare perfettamente con l'atmosfera del titolo vi è anche il vivace comparto sonoro. La giocabilità presenta alcune pecche, come la lentezza del protagonista nei cambi di direzione, l'eccessiva facilità di alcune battaglie con i boss e la presenza di soli 3 continui, che costringerà a ricominciare l'avventura numerose volte per poter arrivare alla fine. Tuttavia, in definitiva, Parasol Stars rappresenta un titolo piuttosto divertente, nonché una buona aggiunta alla libreria del TurboGrafx Mini. Power Golf, creato e distribuito da Hudson Soft nel 1989, fu uno dei titoli di lancio del TurboGrafx 16 in Nord America. Purtroppo non si può assolutamente dire che rappresentasse una buona vetrina delle potenzialità della console. Infatti, sul fronte della grafica, la luminosità e varietà dei colori non è sufficiente a togliere la sensazione di trovarsi di fronte ad un gioco per il NES, anziché ad uno per TurboGrafx. Nel suo comparto sonoro, il titolo è sicuramente più performante, ma non aspettatevi temi memorabili. Dopotutto si tratta pur sempre di un gioco di golf. Il vero tallone d'Achille di Power Golf consiste nei suoi orribili controlli, che al di fuori del manuale non vengono mai spiegati e si discostano completamente da ciò che il buonsenso suggerirebbe. A dire la verità, durante la realizzazione di questa recensione ho appreso che il sistema di tiro adoperato in Power Golf era comune a molti giochi di golf dell'epoca, ma ciò non lo rende affatto meno datato o scomodo al giorno d'oggi. In pratica, per ogni tiro dovremmo premere 2 volte il tasto 1. La prima servirà a determinare la potenza del colpo, mentre la seconda avrà lo scopo di conferirgli un certo effetto. Ebbene, a dispetto di quanto venga istintivo credere, la potenza del tiro sarà tanto maggiore quanto più vuota sarà la barra della potenza. Per quanto riguarda l'effetto da imprimere al colpo, invece, il problema è che avremo pochissimo tempo per determinarlo. L'eccessiva sensibilità del riempimento della barra renderà inoltre estremamente difficile e frustrante effettuare ciascun tiro così come lo desideriamo. Per concludere, Power Golf è la scelta perfetta se volete ridurvi a lanciare il TurboGrafx Mini dalla finestra. A seguire abbiamo Psychosis, conosciuto nella Terra del Sollevante come Paranoia, sviluppato da Naxat Soft e rilasciato da Annecy nel 1990. Si tratta di uno shoot 'em up a scorrimento orizzontale in cui guideremo una navetta nel subconscio del protagonista, che combatte per impedire che una forza malvagia chiamata Devil Yugar prenda il controllo della sua mente. La principale caratteristica del gameplay di Psychosis consiste nella possibilità di raccogliere attorno al nostro veicolo 2 satelliti, di cui dovremo regolare continuamente la disposizione per farcene scudo contro i proiettili nemici. Tali satelliti si allargano o stringono autonomamente ad ogni movimento della navetta, ma premendo il tasto 1 è possibile modificare la loro direzione. Il problema è che ogni volta che si perde una vita, i satelliti verranno perduti e spesso è molto difficile tornare ad un punto in cui è possibile riconquistarli.
Ad ogni modo, giocare a Psychosis si rivela un'esperienza gradevole, ma sfortunatamente la peculiarità dei satelliti da usare come scudo e la discreta realizzazione grafica e sonora non sono sufficienti a farlo emergere in una libreria ricca di fantastici shoot 'em up come quella del PC Engine. Il prossimo nella lista è un gioco che non ha bisogno di presentazioni, un titolo che ha fatto la storia degli shoot 'em up, ossia R-Type. La versione per TurboGrafx 16 rappresenta una delle migliori tra le numerose disponibili su console e fu pubblicata da NEC nel 1989. Originariamente, forse a causa dei limiti di capienza delle prime U-Card, questa trasposizione era divisa in due cartucce, R-Type Part 1 e R-Type Part 2. Ma la versione presente nel TurboGrafx Mini, ossia quella americana, conteneva già il gioco completo. Nel 1991 Irem, la software house responsabile dell'originale per cabinato, fece sì che anche i giapponesi avessero la loro versione integrale del titolo, rilasciando R-Type Complete per il PC Engine CD. Comunque, in questo avvincente shoot 'em up a scorrimento orizzontale ci troveremo al comando della R9, una navicella spaziale capace di sparare con il tasto 2 e di acquistare devastanti potenziamenti nel corso di ogni stage. Tuttavia, ciò che davvero contraddistingue il nostro veicolo è costituito dal beam e dal force. Il beam è il potente raggio che è possibile emettere tenendo premuto il tasto 2 per qualche secondo anziché premerlo ripetutamente. Il Force è invece un modulo supplementare della nostra navicella, che presenta una valenza offensiva, in quanto è possibile lanciarlo contro i nemici premendo il tasto 1, ma soprattutto un'enorme importanza difensiva, dato che si può agganciare sia sul retro che sulla parte anteriore della nostra navicella e usarlo come scudo in base alla direzione da cui provengono nemici e proiettili. Oltre che per l'introduzione di tali elementi, al tempo rivoluzionari per il genere, R-Type è noto per il suo elevato grado di difficoltà, che rende estremamente complicato riprendersi dalla perdita di una vita e dei power-up. Tuttavia, almeno nei primi stage, recuperare non è del tutto impossibile. In definitiva, nonostante la difficoltà ed una certa dose di flickering degli sprite nei momenti più concitati, la fama di caposaldo degli shoot 'em up a scorrimento orizzontale di R-Type è pienamente meritata. E non sorprende affatto che Konami abbia scelto di includere questo gioco nella lista dei primi titoli annunciati per il TurboGrafx Mini. E dopo R-Type è il momento di un altro classico del genere degli space shooter. Soldier Blade, sviluppato e distribuito da Hudson Soft nel 1992, è il quarto capitolo della famosa saga Star Soldier. Come per gli altri capitoli della serie, anche qui ci troveremo di fronte ad uno shoot 'em up a scorrimento verticale, subito capace di attirare l'attenzione con la sua intrigante sequenza introduttiva e le sue adrenaliniche tracce musicali. Per quanto riguarda la giocabilità ed il comparto grafico, non si può fare a meno di notare le numerose somiglianze con Blazing Lasers, come ad esempio la natura dei potenziamenti della nostra navicella. Oppure il fatto che subire colpi non provocherà l'immediata perdita di una vita, bensì il progressivo depotenziamento del nostro veicolo. Proseguendo nel gioco, inoltre, sarà possibile accorgersi di similitudini più o meno sottili con un altro capolavoro targato Compile, l'indimenticabile Musha. Gli elementi tratti da shoot 'em up di questo calibro potranno anche ridimensionare l'originalità alla base di Soldier Blade, ma al tempo stesso rappresentano una garanzia del fatto di trovarsi davanti ad un prodotto di superba qualità, sicuramente meritevole di trovarsi nella lista dei giochi del TurboGrafx Mini. Adesso tocca a Space Harrier, famosissimo titolo che debuttò nei cabinati delle sale giochi giapponesi nel dicembre del 1985 e può praticamente essere considerato il padre dei rail shooter. Nonostante si tratti di uno dei più famosi brand Sega, lo sviluppo della versione per il PC Engine fu affidato allo studio Denpan Shimbusha,
e la pubblicazione avvenne ad opera di NEC nel 1988 in Giappone e nel 1990 negli Stati Uniti. La qualità complessiva di questo port può essere ritenuta piuttosto elevata, considerando i limiti dell'hardware del TurboGrafx-16. Rispetto alla successiva versione del 1994 per il Sega 32X, la resa grafica risulta comprensibilmente molto meno fluida, le musiche suonano un po' gracchianti e la qualità della voce del protagonista è estremamente scadente. Tuttavia, la giocabilità rimane ottima, forse anche migliore, data la reattività dei controlli ed il fatto che la ridotta quantità di fotogrammi al secondo permetta al giocatore tempi di reazione leggermente più lunghi. Ad ogni modo, qualunque sia la vostra versione preferita, Space Harrier rimane un classico senza tempo, il tipico gioco che vi farà dire all'infinito frasi come «Forza, solo un'altra partita». Per quanto sorprendente, visto che si tratta di un titolo Sega, l'inclusione di questo gioco nel parco titoli del TurboGrafx Mini è più che benvenuta, anche perché aggiunge un tocco di varietà in più che non guasta affatto. Splatterhouse è un beat'em up a tema horror del 1990, creato da Namco e distribuito da NEC. Si tratta di uno dei titoli più rappresentativi del TurboGrafx-16 e per un paio di mesi ha rischiato di rientrare nella mia lista dei grandi assenti del PC Engine Mini, visto che fa parte dei 7 giochi annunciati per ultimi. In Splatterhouse vestiremo i panni di Jason Voorhees, Rick Taylor, la cui fidanzata Jennifer è stata rapita da misteriose entità malvagie. Facendo affidamento sui poteri della maledetta Terror Mask, Rick si addentra tra i meandri della magione nota come Splatterhouse alla ricerca della sua amata. Oltre che per la sua atmosfera cupa e per la maturità dei suoi contenuti, questo beat'em up spicca anche per la qualità della sua giocabilità e del suo level design, specialmente nelle battaglie contro i boss. Rick colpisce molto rapidamente, i controlli sono reattivi e anche grazie all'effetto sonoro che li accompagna, i colpi messi a segno danno un grande senso di soddisfazione al giocatore. Per l'epoca in cui fu rilasciato, Splatterhouse è un titolo dalla natura estremamente esplicita e cruente, che fortunatamente rimase quasi inalterata nella versione occidentale del gioco. Le censure che lo colpirono furono invece dettate da motivi religiosi e di copyright. Nella fattispecie, la maschera di Rick divenne rossa per non risultare troppo simile a quella indossata da Jason Voorhees nella serie Venerdì 13. Il boss dello Stage 4, una croce, nella versione americana diventò la faccia di un demone. E sorvoliamo su... Un attimo, cos'è sta roba? Ah, ecco! Comunque, indipendentemente dall'ottusità delle censure di cui cadde vittima, Splatterhouse merita un posto di riguardo tra quella decina di titoli che era assolutamente impensabile non includere nel TurboGrafx Mini. Una scelta obbligata per Konami, anche se sicuramente sarebbe stato meglio inserire la versione nipponica del gioco, vista l'assenza delle censure ed il fatto che tanto anche quella era narrata in lingua inglese. Proseguiamo con Victory Run, gioco di corse sviluppato da Hudson Soft e pubblicato nel 1987 in Giappone e 2 anni più tardi in Nord America. In questo titolo, che già a prima vista ricorda parecchio Red Racer per il NES, il giocatore dovrà affrontare la tratta Parigi-Dakar. All'inizio di ogni partita bisogna selezionare 20 componenti di ricambio, da impiegare fra una tappa e l'altra per sostituire le parti più usurate della nostra auto. Ciascuna sezione avrà un tempo limite entro cui essere completata. Questo limite può essere sforato, ma ciò andrà ad intaccare permanentemente un'apposita riserva di 60 secondi bonus che il giocatore deve farsi bastare per tutto il gioco. In un'ora il mio record è stato arrivare alla fine dello stage 3 e non sono mai riuscito a concludere una tappa entro il tempo limite ideale. Questo perché Victory Run presenta una serie di fastidiose pecche che lo rendono molto difficile e frustrante. Innanzitutto i controlli, per quanto in teoria semplici, risultano molto scomodi.
Ad esempio, per passare alla marcia successiva sarà necessario premere giù anziché il ben più intuitivo su. Inoltre, la visibilità del tracciato, già di per sé piuttosto ridotta, diventerà praticamente nulla quando ci troveremo ad affrontare salite o discese. E, come in Red Racer, il percorso sarà affollato di altri veicoli che sbucheranno dal nulla e imboccheranno la corsia del giocatore proprio durante il sorpasso, facendolo uscire di strada. In definitiva, a causa di tutti questi elementi, Victory Run fornisce un'esperienza molto più frustrante del suo rivale per NES, e nonostante aggiunga un po' di varietà al catalogo di titoli del TurboGrafx Mini, non si avvicina nemmeno ad essere uno dei migliori giochi per il sistema. Infine, dulcis in fundo, eccoci giunti al momento di parlare di Icebook 1 and 2. Questo action RPG, che come dice il nome stesso consiste in una raccolta dei primi due Is, fu creato da Falcom e rilasciato da Hudson sul TurboGrafx CD nel 1990. Oltre ad essere un titolo cui sono personalmente molto affezionato, Icebook 1 and 2 rappresenta una delle opere più carismatiche mai apparse sul PC Engine, tanto che Konami ha scelto di introdurlo sia tra i 6 giochi annunciati per primi con il TurboGrafx Mini, sia tra quelli presenti nella doppia versione americana e giapponese. A rendere Icebook 1 and 2 un titolo tanto interessante concorre una vasta serie di elementi, a cominciare dalle emozionanti sequenze animate, la cui qualità a quei tempi fu davvero rivoluzionaria, mostrando al mondo intero i vantaggi dell'uso dei CD rispetto alle cartucce. In secondo luogo, abbiamo l'innovativo sistema di combattimento soprannominato Bump System, che consiste semplicemente nell'urtare i nemici. Questo sistema, nonostante richieda un po' di tempo per abituarvisi, alla fine offre il vantaggio di conferire un notevole dinamismo all'azione. Altro aspetto interessante di Icebook 1 and 2 è il modo originale in cui in certe occasioni richiede al giocatore di dar prova di un po' di scaltrezza per progredire nella storia, facendo affidamento su tutti gli oggetti ed i poteri acquisiti nel corso dell'avventura. Ma ciò che più di ogni altra cosa rende questo titolo memorabile e affascinante è la sua sublime colonna sonora, composta da nomi del calibro di Yuzo Koshiro e Mieko Ishikawa e arrangiata da Ryo Yonemitsu. Insieme a quelle dei sequel, le tracce musicali di Icebook 1 and 2 rimangono infatti tra le più emozionanti mai realizzate in ambito videoludico. In generale, dunque, nonostante la sua grafica colorata ma poco definita e l'occasionale eccesso di enigmaticità su come proseguire nell'avventura, Icebook 1 and 2 rappresenta un vero e proprio capolavoro, capace di creare un magico mondo che, a più di 30 anni dalla sua nascita, vive ancora oggi. Let's see how far this Adol character can go before we crush him. Very well then, sir. E così, con Icebook 1 and 2 si chiude la nostra lista dei titoli americani del TurboGrafx Mini. Tuttavia, il nostro emozionante viaggio nel mondo del PC Engine è solo all'inizio. Se volete sapere di più sui giochi giapponesi inclusi nella console, che non sono assolutamente da meno rispetto a quelli occidentali, non perdetevi la prossima parte. E nel frattempo, arrivederci e buon retro gaming a tutti.